Hyper-IA. È una conferenza che ha 3 anime: un'anima scientifica, un'anima legata al mondo delle industrie e un'anima legata alla società nella sua interezza. La conferenza, per la parte scientifica, racchiude davvero l'intelligenza artificiale nella sua interezza, sia da un punto di vista tecnico, sia legato alle applicazioni dell'intelligenza artificiale in una moltitudine di campi. È sorprendente come alcuni temi che sono stati sviluppati durante la conferenza sono interessanti per questo territorio. Allora, abbiamo visto per esempio come l'intelligenza artificiale possa aiutare nella coltivazione. C'è stato uno studio di un nostro collega che ha utilizzato questi metodi generativi applicati all'agricoltura e vediamo come questi strumenti si stanno ormai espandendo e prendendo molti diversi ambienti. Un altro importantissimo è quello della medicina. Noi vogliamo distinguere nel tessuto cerebrale siti di infiammazione da siti invece purtroppo di processi tumorali, da strutture anatomiche. Facciamo questo modellando questi siti attraverso curve in 3 dimensioni riferite ai picchi di intensità sulla immagine tomografica con tecniche di intelligenza artificiale per poter distinguere la natura del sito cerebrale che stiamo esplorando. Con le metodiche di intelligenza artificiale noi possiamo elaborare una grande quantità di dati e soprattutto dati complessi che ci permettono appunto di sviluppare modelli, correlazioni e schemi predittivi che non possiamo attualmente avere con le nostre analisi tradizionali in maniera veloce e in maniera affidabile. Con molto piacere ho visto temi legati alla centralità dell'uomo, fino a temi che riguardano la sanità elettronica, la medicina personalizzata. L'altro grande tema riguarda invece il Large Language Model, come GPT. GPT è il motore che sta sotto ChatGPT. L'idea è usare questi Large Language Model per fare planning, ossia dato un obiettivo che si vuol far raggiungere alla macchina, usare le proprietà di GPT per creare una sequenza di sottobiettivi che, se vengono seguiti, portano all'obiettivo finale desiderato. Con l'avvento di ChatGPT da novembre 2022, chiaramente l'NLP e l'AI generativa hanno preso il sopravvento e quindi molti di noi si sono chiesti, me compreso essendo esperto di semantica, se una rappresentazione semantica esplicita fosse ancora interessante, ancora rilevante. La risposta è sì. Però noi abbiamo iniziato dalla creazione di un Large Language Model italiano proprio per avere quel know-how e quell'esperienza, e questo Language Model è Minerva, che ci permettesse di costruire un top e quindi poi di introdurre la semantica esplicita e rendere più chiara la conoscenza, la comprensione del testo da parte dei modelli. The model learns how to produce language, one word after the next. But these are not knowledge bases, and they should never be treated as knowledge bases because they always make up language. So if a fact has been reported multiple times, then that fact is likely and it will be reported, not because it knows the fact, but because it has learned that after that word that describes that fact comes this word and then that word and then that word, and it's just a statistical model. Imparano delle statistiche, imparano dei pattern e quindi non imparano ciò che è vero o ciò che è falso, ma ciò che è probabile. Questo fa sì che non sappiano distinguere l'uno dall'altro. Ad esempio, io ho conseguito il dottorato in linguistica computazionale in Olanda e secondo ChatGPT invece ho studiato a Edimburgo perché effettivamente lì c'è un centro di eccellenza per il mio profilo scientifico, quindi l'informazione sarebbe probabile, possibile, ma non è vera. Today, we can see all around the world we're facing challenges to the democratic society by the rampant misinformation, not just on social media, but online and offline, everywhere. But we need to understand that misinformation originates not from AI, they originate from humans. So if we want to save democracy, we need to educate the humans. We need to elevate humans. We need to educate our society to have more critical thinking, to be able to differentiate what is real or what is fake.